Ascesa e caduta di Roma. Nel grande arazzo della storia umana, poche civiltà hanno lasciato un segno così indelebile come l'impero romano. La sua ascesa da umile città-stato a leviatano di dominio territoriale e culturale incarna l'apice dell'antica ambizione imperiale. La genesi di Roma è avvolta nel mito e nella leggenda, con la leggendaria fondazione di Romolo e Remo che pone la pietra angolare di quella che sarebbe diventata una formidabile repubblica. Questo sistema politico, caratterizzato da una complessa fusione di aristocrazia e democrazia, nascondeva i semi della sua futura grandezza imperiale. La Repubblica, nonostante i tumulti interni e le lotte di classe, mostrò un fervore imperialistico senza precedenti. Attraverso una serie di implacabili campagne militari e astute manovre diplomatiche, soggiogò vasti tratti del bacino del Mediterraneo, forgiando un impero di portata senza precedenti. Tuttavia, l'edificio stesso della supremazia romana cominciò a mostrare crepe sotto il peso della sua stessa ambizione espansiva. La ricerca incessante di ingrandimento territoriale ha messo a dura prova le sue risorse, mentre le macchinazioni interne del potere hanno eroso le sue basi repubblicane. Il passaggio all'impero sotto Augusto segnò una metamorfosi fondamentale. Sebbene annunciasse un periodo di relativa pace e stabilità, noto come Pax Romana, segnò anche la graduale erosione dell'etica repubblicana, soppiantandola con l'assolutismo imperiale. L'apice del potere romano non poteva essere sostenuto indefinitamente. I vasti confini dell'impero divennero sempre più insostenibili, assaliti da invasioni esterne e decadimento interno. Il tumulto economico, la letargia burocratica e la diluizione del vigore marziale ne accelerarono il graduale declino. Lo scisma dell'impero nei regni orientale e occidentale nel IV secolo DC fu un presagio dell'imminente dissoluzione della sua metà occidentale. Il sacco di Roma da parte delle forze visigote nel 410 DC segnò emblematicamente la fine di un'epoca. La caduta di Roma non fu semplicemente la cessazione di un'entità politica ma rappresentò un monumentale spartiacque culturale e storico. Annunciò l'inizio del Medioevo e la sua eredità influenza senza dubbio il fondamento della civiltà occidentale fino ai giorni nostri. In retrospettiva, l'ascesa e la caduta di Roma sottolineano la natura transitoria degli imperi, indipendentemente dalla loro potenza. Serve come perenne promemoria della ciclicità della storia, dove l'apice del potere è invariabilmente seguito dal declino e dalla caduta, riecheggiando l'inesorabile marcia del tempo.